Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono IW2FND, Lucio, ed oggi vi voglio mostrare gli strumenti ed il metodo che utilizzo per realizzare i trasformatori di impedenza per ricezione con le ferriti, senza alcuna presunzione che sia il miglior metodo o il più efficace, ma semplicemente è quello che uso io. Infatti gli approcci sono diversi. Quello che uso è il metodo del return loss. Ma iniziamo subito. I trasformatori di impedenza tipicamente servono per adattare l'impedenza di un'antenna alla linea di trasmissione oppure allo stadio di ingresso di un preamplificatore. I trasformatori per ricezione sono fatti per gestire piccoli segnali, quindi l'induzione all'interno del circuito magnetico è sempre molto inferiore a quella massima consentita dal materiale magnetico. Quelli per trasmissione non sono elettricamente diversi da quelli per ricezione, ma sono fatti per potenze molto più elevate e quindi utilizzano ferriti più grandi. Qui sotto potete vedere alcuni esempi di trasformatori per ricezione e da questo lato un trasformatore per trasmissione. Come sono fatti i trasformatori? I trasformatori sono costituiti da un avvolgimento primario, da un avvolgimento secondario, entrambi magneticamente accoppiati. I trasformatori funzionano solo con tensioni variabili nel tempo, nel nostro caso sinusoidali. Con Vp indichiamo la tensione primaria, con Ip la corrente primaria e con Np il numero di spire dell'avvolgimento primario. Col pedice S invece indichiamo le stesse grandezze ma riferite al secondario. Questo puntino indica sempre la freccia della tensione, cioè se noi imponiamo una tensione sinusoidale sul primario ed i puntini sono equiversi, ci troveremo sul secondario una tensione sinusoidale con la stessa fase. Se questo puntino fosse messo dall'altra parte, la tensione sinusoidale sarebbe di fase opposta, cioè sarebbe così. Quindi le fasi possono essere solo concordi, cioè 0 gradi, oppure discordi, cioè 180 gradi. Le equazioni che regolamentano il funzionamento del trasformatore ideale sono queste due qui. Praticamente le ampere spire primarie sono uguali alle ampere spire secondarie, cioè il prodotto della corrente primaria per il numero di spire del primario è uguale al prodotto della corrente secondaria per il numero di spire del secondario. In altre parole, il flusso generato dal primario è lo stesso che induce la tensione nel secondario. Inoltre, il trasformatore ideale si ipotizza che non vi siano perdite, cioè la potenza che entra nel primario viene tutta trasferita al secondario, quindi non c'è nessuna perdita e il prodotto tensione primaria per corrente primaria sarà uguale alla tensione secondaria per la corrente secondaria. Il rapporto tra il numero di spire primarie fratto il numero di spire secondario si chiama rapporto spire ed è un parametro molto importante. Dalle equazioni 1 e 2 derivano le equazioni 3 e 4. Infatti dalla prima, cioè dalla 1, possiamo ricavare che il rapporto tra la corrente primaria e la corrente secondaria è uguale all'inverso del rapporto spire, mentre il rapporto tra la tensione primaria e la tensione secondaria sarà proporzionale al rapporto spire. Da ciò consegue che il rapporto tra l'impedenza primaria e l'impedenza secondaria è proporzionale al quadrato del rapporto spire. Queste sono le equazioni fondamentali che regolamentano il funzionamento di un trasformatore ideale.
Il trasformatore reale differisce parecchio dal trasformatore ideale perché è affetto da molti elementi parassiti. Qui in figura viene rappresentato il circuito semplificato di un trasformatore reale, dove sono messi in evidenza tutti gli elementi parassiti. In particolare la capacità CT rappresenta la capacità tra spira e spira sia del primario che del secondario. La resistenza RW invece rappresenta le perdite nei conduttori dovute all'effetto pelle, all'effetto di prossimità, nonché alla resistenza ohmica. L'induttanza LD rappresenta l'induttanza di dispersione dovuta ai flussi magnetici dispersi, cioè quelli che sfuggono all'avvolgimento secondario. Di solito è molto piccola. La resistenza RC invece non è una vera e propria resistenza, rappresenta le perdite che ci sono nel circuito magnetico dovute alle correnti di Foucault e all'isteresi. L'induttanza Lm è l'induttanza di magnetizzazione, cioè l'induttanza che serve per tenere conto del flusso vuoto presente nel trasformatore quando il secondario è aperto. Questa induttanza nel trasformatore ideale non c'è. Infatti, se il secondario non avesse alcun carico collegato, nel trasformatore ideale non circolerebbe nessuna corrente. Invece, nel trasformatore reale circola una corrente che viene rappresentata dall'induttanza di magnetizzazione. Successivamente viene posto un trasformatore ideale e al secondario viene collegato il carico ZL da adattare. La banda passante di un trasformatore di impedenza reale tipicamente è fatta così. Qui si vede la sua funzione di trasferimento con in ascissa la frequenza ed in ordinata l'S21 ed è caratterizzata da una frequenza di taglio alle basse frequenze e una frequenza di risonanza alle alte frequenze. Si possono quindi distinguere tre zone di funzionamento: una zona a bassa frequenza, una zona ad alta frequenza ed una zona centrale detta banda passante. Quali sono gli elementi parassiti che influiscono su queste zone? Tipicamente alle basse frequenze predominano l'induttanza di magnetizzazione L con M e al crescere della frequenza la resistenza di perdita nel materiale magnetico RC. La coppia RC-LM costituisce un passa alto e si vede qua. Nella zona centrale influisce la resistenza dei conduttori RW, la resistenza di perdita nel materiale magnetico R con C e l'induttanza di magnetizzazione L con M, che perde di importanza mano a mano che cresce la frequenza a favore della resistenza di perdita RC. Alle alte frequenze invece la risonanza è dovuta alla capacità tra spira e spira C con T e all'induttanza di dispersione L con D, che di solito è 1000 volte più piccola di quella di magnetizzazione L con M. Quindi i trasformatori di impedenza vengono studiati per zone. Nel nostro caso vedremo che il dimensionamento avviene principalmente esaminando la zona centrale, ove è importante conoscere i parametri caratteristici della ferrite, cioè R con C ed L con M. Una volta costruito il trasformatore, l'induttanza di magnetizzazione si ottiene misurando l'induttanza tra i morsetti del primario, lasciando il secondario aperto. L'induttanza che misuriamo la chiameremo LPO e sarà leggermente più alta dell'induttanza di magnetizzazione LM, perché comprenderà anche l'induttanza di dispersione LD, che come abbiamo detto però è 1000 volte più piccola. Infatti quando misuriamo
misuriamo questa maglia qua e in questa maglia c'è sia LD che L con M. Se volessimo scorporare dall'induttanza LPO l'induttanza di perdita, dovremmo misurare anche l'induttanza del primario, cioè sempre qua, ma col secondario in cortocircuito. Questa la chiameremo LPC e con questa formula trovare il coefficiente d'accoppiamento K. Noto K, con quest'altra formula possiamo ricavare l'induttanza di magnetizzazione L con M e con quest'altra formula qua ricavare l'induttanza di dispersione L con D. Se fate queste misure vedrete che il coefficiente di accoppiamento K è molto vicino all'unità. Di solito spazia tra 0,997 e 0,999, quindi praticamente 1. In centrobanda il modello del trasformatore di impedenza reale si semplifica ulteriormente perché la resistenza dei conduttori RW viene trascurata. Questo è lecito se si tiene basso il numero delle spire. Quindi il circuito equivalente diventa in centrobanda questo qui. Se riportiamo il carico ZL al primario, dovremo moltiplicarlo per il quadrato del rapporto spire. L'impedenza Z'L è l'impedenza sul secondario riportata al primario. L'apice sta ad indicare che è un parametro che proviene dal secondario. In definitiva, il modello diventa questo qui, molto più semplice di quello che abbiamo visto all'inizio. Per chi volesse approfondire, lascio in descrizione il link ad una mia pubblicazione. Ogni qualvolta inseriamo un trasformatore di impedenza in un sistema d'antenna ben adattato, cioè dove il carico Z'L è uguale all'impedenza caratteristica Z0 del cavo di alimentazione, ci troviamo questi due elementi parassiti in parallelo alla linea che introducono un disadattamento. La curva del modulo del coefficiente di riflessione S11 misurato su questo piano sarà simile a questa. Affinché il disadattamento sia il minore possibile, dobbiamo fare in modo che il parallelo della resistenza di perdita RC e dell'induttanza di magnetizzazione L con M sia il più grande possibile. Ma quanto grande? Per ottenere un disadattamento in fondo alla linea pari ad un ROS di 1,2, che corrisponde ad un S11 di almeno 20 dB, è necessario che il parallelo di questi due sia almeno 5 volte l'impedenza caratteristica della linea di alimentazione. Quindi, alla frequenza più bassa di lavoro dovrà essere 250 ohm, se la linea ovviamente è 50 ohm. Dato che il trasformatore di impedenza si realizza con delle ferriti, dobbiamo scegliere la ferrite ed il numero di spire più adatti. Trattandosi di ferrite, i calcoli sono molto complessi, per cui ho preparato un comodo foglio di Excel che vi lascio in descrizione, dove troverete tutti i calcoli già fatti e che vedremo più avanti in questo video. Ma vi vedo un po' perplessi. Andiamo in laboratorio così vi faccio vedere con un esperimento l'effetto dei due elementi parassiti quando sono posti in un sistema adattato. Ho calibrato Sol in questo punto tra 100 kHz e 30 MHz ed ho lasciato inserito nel connettore il load che ho usato per calibrare. Tra la porta 1 e il carico ho inserito un breve tratto di linea a 50 ohm,
ove l'unico disadattamento è costituito da questo jumper che toglierò quando inserirò il trasformatore. Sul display ho rappresentato il coefficiente di riflessione S11 in decibel con una scala di 10 dB per quadretto. Come potete vedere, a 1894 kHz la riflessione è quasi nulla, qui segna meno 67, meno 68 decibel, per cui il sistema è perfettamente adattato. Ora toglierò il jumper ed inserirò un trasformatore di impedenza 1.1 fatto con una ferrite BF 43202, ove ho avvolto 2 spire per il primario e 2 spire per il secondario. Ma vediamo cosa succede. Ecco, ho inserito il trasformatore 1.1, ma il carico non è più perfettamente bilanciato. Il coefficiente di riflessione ora è 15,31 dB, che corrispondono ad un SWR di 1,41. Questo perché in parallelo alla linea ci sono anche l'induttanza di magnetizzazione L con M del trasformatore e la resistenza RC di perdita nel materiale magnetico. Ecco dimostrato ciò che la teoria ci dice. Vediamo ora di utilizzare il foglio di Excel per qualcosa di utile. Ho notato che le antenne riceventi per le bande basse, Diamond Loop, Pennant e Delta Loop, presentano tutte al gap un'impedenza di 900 ohm. Volendole adattare ad una linea da 75 ohm costituita da un cavo TV che ha una bassissima perdita ed un rapporto qualità-prezzo impareggiabile, dovremo costruire un trasformatore da 75 a 900 ohm per le bande 160 e 80 metri. Il tipo di ferrite scelta è la BF 73202, la solita binoculare per le bande basse, perché in prima battuta mi sembra la più adatta allo scopo. Il foglio Excel si presenta con la pagina dei calcoli, dove le caselle a sfondo bianco sono quelle dove metteremo i dati e nelle caselle a sfondo grigio troveremo i risultati. Dopo aver impostato i dati iniziali, la frequenza minima a 1825, l'impedenza d'ingresso del primario a 75 ohm, l'impedenza di uscita Z-out a 900 ohm, inseriamo i dati fisici della ferrite, prendendoli dal tab fisici che è questo qui, che sono nel caso della BF 202 02726 per ciò che riguarda l'area e 2,094 per ciò che riguarda la lunghezza. Questi dati li riportiamo nelle caselle corrispondenti alle righe 6 e alle righe 7. Scegliamo poi il valore del coefficiente di riflessione massimo che vogliamo avere alla frequenza di progetto. Vi ricordo che il coefficiente di riflessione in decibel è il parametro scatter S11. Se non avete idee diverse, vi consiglio di lasciare meno 20 dB. Poi andiamo nel tab corrispondente al mix 73, che è la ferrite che abbiamo scelto, e cerchiamo i valori di mu primo e di mu secondo in corrispondenza della frequenza di 1825 kHz. Dati che il costruttore Fairit mette a disposizione nel suo sito. In alternativa possiamo mettere quelli che abbiamo misurato col metodo illustrato nel video che vi lascio qui sotto in descrizione. Nel mio caso li ho misurati e nel tab ferrite troviamo i risultati che sono molto migliori di quelli dichiarati dal costruttore Fairit. Il mu primo è addirittura più che doppio.
È sempre bene misurare la ferrite che si ha in mano per evitare alla fine sorprese. Una volta inserite le permeabilità, sono terminati i dati di progetto ed il foglio di calcolo ci dà i primi risultati. Nella riga 16 qua troveremo il numero di spire minime consigliate per avere il coefficiente di riflessione impostato, questo qua che abbiamo messo nella riga 8. Nella riga 17, cioè quella subito dopo, invece dovremo inserire il numero di spire primarie scelte, ovvero metteremo il numero intero appena sopra a quello consigliato. Qui consiglia 2,17, l'intero appena superiore è 3 spire, ma non necessariamente dovremo mettere quelle che vengono suggerite. Se fosse più basso apparirà qui in fianco un avvertimento, perché il coefficiente di riflessione in questo caso non rispecchierà più questo qua impostato a meno 20 dB che abbiamo messo nella riga 8. Una volta scelte le spire primarie, qui abbiamo messo 3, nella riga 21, questa qua, compare il numero di spire necessarie al secondario per ottenere il rapporto di impedenza voluto. Quindi nella riga successiva, la 22, inseriremo il numero di spire scelte per il secondario stavolta. Anche in questo caso deve essere un numero intero, ma non necessariamente a quello suggerito. Ovviamente, se diverso, questa volta cambierà il rapporto spire, questo qua, e di conseguenza l'adattamento non sarà più perfetto. Infatti, nella riga 23, questa qui, Z' out effettiva, ci sarà quanto vale l'impedenza del secondario vista dal primario quando il secondario è caricato a 900 ohm. Nel nostro caso non è possibile ottenere un perfetto adattamento perché con i numeri spire interi non si può ottenere il rapporto spire necessario che è 3,46, ma ci si può comunque avvicinare. Possiamo sbizzarrirci a cambiare il numero di spire per vedere come cambia l'impedenza, ma il migliore è 10 spire. Nelle righe successive compare poi il rapporto spire, questo qua, il coefficiente di riflessione stimato con i dati della ferrite che abbiamo messo, questa qua ipotizzata, e l'SWR comprensivo del parallelo con gli elementi parassiti, che nel nostro caso è piuttosto buono. Se i risultati ci soddisfano, non ci resta che inserire la lunghezza della spira media, questa qua, che andremo a trovare sempre nei dati fisici. Qua vedete lunghezza della spira media 4 cm e quindi metteremo 4. Nelle caselle successive quindi troveremo la lunghezza degli spezzoni di filo da tagliare sia per il primario che per il secondario. A questo punto il lavoro è finito e non ci resta che andare in laboratorio a costruire il nostro trasformatore e misurarne le prestazioni. Ho avvolto il trasformatore sulla ferrite BF73 202, avvolgendo prima 5 spire del secondario, quelle gialle, poi tutte le 3 spire del primario, quelle verdi, e infine sopra le altre 5 spire del secondario. Questo per ridurre le perdite nel rame per effetto di prossimità. Poi ho calibrato SOL tra 100 kHz e 6 MHz su questo piano di riferimento. Al posto del carico ho messo questo trimmer impostato a 600 ohm, perché ora la linea è a 50 ohm, non a 75 come da progetto, per cui la resistenza, se fate i calcoli, dovrà essere 600 ohm anziché 900, così il trasformatore lavorerà nelle stesse condizioni.
Sul display è rappresentato il coefficiente di riflessione in decibel con scala 10 decibel per quadretto ed è molto evidente il disadattamento. Ora togliamo il jumper e inseriamo il trasformatore e vediamo cosa succede. Come potete vedere, il coefficiente di riflessione misurato a 1811 kHz è di meno 36,41 dB, molto migliore di quello stimato col foglio di calcolo, che era meno 27,49 decibel. Coefficiente che si mantiene intorno ai meno 28 dB in tutta la banda degli 80 metri. Qui siamo a 3817 ed è meno 28 dB. Quando lo useremo con la linea a 75 ohm peggiorerà un pochettino, ma non molto. Quindi direi che il risultato si possa ritenere soddisfacente. Per misurare l'attenuazione introdotta si deve costruire un trasformatore identico a quello di prima, calibrare il nano VNA col cavetto True e rappresentare sul display la traccia dell'S21, questa qui blu, che è poi l'insertion loss. Poi tolgo il jumper e collego i due trasformatori in serie in modo che sia su questa porta che su quest'altra porta vi sia l'avvolgimento primario. Ecco, ho collegato in serie i due trasformatori col primario sul lato 50 ohm delle due porte ed ho modificato la scala dell'S21 a 0,1 dB per quadretto per vedere meglio la traccia. L'attenuazione misurata è di 0,46 decibel diviso 2 che fa meno 0,23 decibel. Bisogna sempre ricordarsi di dividere per 2 il risultato, che comunque era già molto buono. Anche questo video termina qui. Se vi è piaciuto o vi è stato utile, mettete un bel like ed iscrivetevi al canale, così mi date una mano, ed attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Alle prossime, ciao!